Benvenuti, anime curiose e appassionate di gossip alla turca, il vostro porto sicuro dove le onde del pettegolezzo si infrangono sugli scogli della verità. Oggi, il vento che soffia dai set cinematografici di Istanbul porta con sé un profumo intenso, un misto di mistero, tensione e quella particolare elettricità che si avverte solo prima di un temporale estivo. Se pensavate di aver visto tutto nel mondo delle Dizi, preparatevi a ricredervi, perché la storia che stiamo per svelare ha scosso le fondamenta stesse dello star system turco. Ma prima di immergerci in questo abisso di sguardi e confessioni, vi chiedo un piccolo gesto che per noi significa il mondo. Iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella per non perdervi nemmeno un sussurro e, se volete sostenere il nostro lavoro di indagine, cliccate sul tasto Abbonati, Katil. Il vostro supporto è la linfa vitale che ci permette di portarvi notizie così esclusive e dettagliate. Un like e un commento sono il vostro biglietto d'ingresso in questa discussione infuocata. Siete pronti a guardare oltre il velo dell'apparenza? Iniziamo. Cari amici di Gossip alla turca, immaginate una scena avvolta nella penombra, dove il confine tra finzione scenica e realtà palpabile si assottiglia fino a scomparire quasi del tutto. È proprio in questo limbo emotivo che si è consumato l'evento che ha diviso l'opinione pubblica e incendiato i social media nelle ultime ore. Al centro del palcoscenico troviamo due giganti della recitazione, Demet Özdemir e Satay Ulusoy, protagonisti dell'attesissima serie Esref Rüya. Tutto nasce da una frase, apparentemente innocente ma carica di un sottotesto devastante, pronunciata dalla bellissima Demet: "Il suo aspetto mi inquieta davvero". Queste parole non sono scivolate via come acqua fresca, ma sono cadute come macigni nello stagno placido della cronaca rosa, generando cerchi concentrici che continuano ad allargarsi. Cosa si nasconde realmente dietro questa affermazione? È possibile che un attore esperto come Satay possa incutere un timore così genuino in una collega altrettanto navigata? Per rispondere a queste domande, dobbiamo addentrarci nei meandri di un set che, a quanto pare, non è un semplice luogo di lavoro, ma un crogiolo di emozioni estreme. Le dichiarazioni di Demet, rilasciate con una sincerità disarmante durante una recente intervista, hanno dipinto il ritratto di un Satay Ulusoy trasformato, quasi irriconoscibile nella sua intensità. Per un momento penso che il personaggio sia reale, ha confessato l'attrice, lasciando intendere che la maschera indossata dal suo partner sia talmente aderente al volto da diventare una seconda pelle. La reazione del pubblico è stata istantanea e viscerale. Da un lato, i fan sognatori vedono in queste parole la conferma di un'alchimia esplosiva, quella chimica rara e preziosa che trasforma una semplice serie TV in un fenomeno di culto. Demet è decisamente colpita da Satay. Urlano i commenti su Twitter, suggerendo che dietro il timore si celi in realtà un'attrazione magnetica e incontrollabile. Dall'altro lato, i puristi della recitazione lodano la professionalità di due artisti capaci di annullarsi nei loro ruoli. Ma le voci che filtrano dai corridoi, quelle sussurrate a mezza bocca dai tecnici e dagli addetti ai lavori, raccontano una storia ben più complessa, fatta di silenzi pesanti e sguardi che tagliano l'aria come lame di rasoio. Il set di Esref Rüya non è un ambiente come gli altri. Dimenticate le commedie romantiche leggere e solari a cui Demet ci ha abituati in passato. Qui siamo di fronte a un'opera cupa, psicologica, densa di ombre. E in questo chiaroscuro, Satay Ulusoy ha scelto la via del metodo. Fonti interne alla produzione ci rivelano che l'attore, una volta entrato nella roulotte trucco, smette di essere Satay. Si chiude in un mutismo quasi monastico, ripassando mentalmente il flusso emotivo della scena, provando le espressioni allo specchio per minuti interminabili, finché i suoi occhi non perdono la luce della quotidianità per assumere quella fredda e spietata del boss mafioso che interpreta. È in questo contesto che la confessione di Demet assume un peso specifico enorme. Prima che Satay salga sul palco, si oscura quasi completamente. Il suo viso cambia, i suoi occhi si induriscono. Quei momenti sono davvero terrificanti, racconta un membro della troupe che ha preferito rimanere anonimo. Immaginate di trovarvi di fronte a un uomo che non sta recitando la rabbia, ma che la sta vivendo in ogni fibra del suo essere. Demet Özdemir, con la sua sensibilità artistica, si trova a dover reagire non a una finzione, ma a un'energia oscura e potente che la investe fisicamente.
A volte, quando io e Satai ci guardiamo negli occhi, dimentico di essere sul palco. Quegli sguardi mi trascinano nel personaggio per un momento e, allo stesso tempo, mi fanno venire i brividi. Queste parole sono la chiave di volta per comprendere l'isteria collettiva che si è scatenata sul web. Non si tratta solo di recitazione, si tratta di vulnerabilità. Dimet ha ammesso, forse inconsciamente, di essere stata penetrata dallo sguardo di lui, di aver perso per un attimo il controllo della propria realtà. E cosa c'è di più affascinante per il pubblico di vedere due star che perdono il controllo? I social media sono diventati un campo di battaglia dove si analizza ogni frame, ogni microespressione. Che tipo di chimica è questa? C'è letteralmente fuoco, scrivono gli utenti, convinti che tanta intensità non possa essere simulata senza che ci sia una base di verità, un sentimento latente che sta sbocciando sotto i riflettori. La narrazione mediatica si è spostata rapidamente dalla trama della serie alla dinamica personale tra i due attori. È inevitabile, Satai e Dimet rappresentano il sogno proibito di milioni di fan turchi e internazionali. Entrambi belli, entrambi talentuosi, entrambi con un passato sentimentale chiacchierato, il loro incontro è stato come avvicinare un fiammifero a una polveriera. C'è qualcuno nei loro cuori? Sono davvero così vicini? Si chiedono le riviste di gossip, mentre analizzano il linguaggio del corpo nelle foto rubate fuori dal set. Ma la verità potrebbe essere ancora più affascinante della speculazione romantica, potrebbe trattarsi di una connessione artistica così profonda da spaventare gli stessi protagonisti. L'approccio radicale di Satai al suo personaggio ha cambiato le regole del gioco. Non è uno di quegli attori che scherzano tra un ciak e l'altro per stemperare la tensione. Lui mantiene l'energia del personaggio anche a telecamere spente, creando un campo di forza che influenza chiunque gli stia intorno. Per Dimet, abituata a set più leggeri e collaborativi, trovarsi di fronte a un muro di tale intensità è destabilizzante. La sua espressione, inquietudine, non è una critica, ma il riconoscimento supremo del talento del collega, e forse, la confessione di una propria fragilità di fronte a tanta potenza maschile. Ma cosa succede quando le luci si spengono davvero? Le voci di corridoio, quelle che arrivano alle orecchie attente di gossip alla turca, suggeriscono che l'interazione non si limiti al terrore scenico. Si parla di scene ripetute più volte non per errori tecnici, ma per l'incapacità di uscire dall'emozione del momento. Si mormora di pause notturne in cui i due rimangono in silenzio, esausti ma connessi da quel filo invisibile che si crea solo quando si condivide un'esperienza artistica estrema. Un aneddoto particolarmente succoso racconta che, dopo una scena particolarmente violenta e intensa, Satai si sia risvegliato dal suo trance recitativo e si sia scusato profusamente con Dimet, rendendosi conto di averla spaventata davvero. Questo dettaglio, apparentemente minore, è benzina sul fuoco per i fan. Mostra un lato umano, protettivo e dolce di Satai che contrasta violentemente con il personaggio che interpreta, e suggerisce che tra i due ci sia una cura reciproca che va oltre il copione. L'energia tra loro è palpabile, densa, quasi solida. Non è un caso che Esref Ruya sia diventato il progetto più discusso ancor prima della messa in onda del primo episodio. La dichiarazione di Dimet ha fatto un favore enorme alla produzione, spostando l'attenzione dai dettagli tecnici alla pura emozione umana. Ora, nessuno guarderà la serie solo per la trama, tutti cercheranno nei loro occhi quel momento di terrore reale, quel brivido di cui Dimet ha parlato. Inoltre, analizzando i video del dietro le quinte che sono riemersi dopo questa intervista, notiamo dettagli che prima ci erano sfuggiti. Quegli attimi in cui Dimet ha gli occhi lucidi, non per copione, ma per reazione. Quel modo in cui Satai si china verso di lei, invadendo il suo spazio personale con una confidenza che non sembra forzata. O ancora, quei rari momenti di risate condivise, che sembrano valvole di sfogo necessarie per scaricare una tensione altrimenti insopportabile. TikTok e Instagram sono invasi da montaggi che mettono a confronto la freddezza dei personaggi con il calore degli sguardi rubati, creando una narrazione parallela che vive di vita propria. Il silenzio attuale dei due protagonisti non fa che alimentare il mito. Nessuna smentita, nessuna conferma, solo un'attesa carica di aspettative.
È una strategia di marketing geniale o c'è un imbarazzo reale nel dover gestire un'esposizione così intima dei propri processi lavorativi? Forse Satai è infastidito dal fatto che il suo metodo sia stato svelato così apertamente? O forse, segretamente, gode nel sapere di avere un tale effetto sulla sua coprotagonista? Quello che è certo, amici di Gossip alla turca, è che siamo di fronte a qualcosa di più grande di una semplice serie TV. Siamo testimoni della nascita di una coppia iconica, la cui chimica trascende lo schermo. Demet Özdemir, con la sua onestà, ha aperto il vaso di Pandora, e ora non si può più tornare indietro. Che si tratti di amore, di ammirazione professionale o di una complessa miscela di entrambi, il legame tra Demet e Satai è destinato a far parlare di sé per molto tempo. Vorrei sapere la vostra opinione. Secondo voi, un attore può spingersi così oltre da spaventare realmente il partner senza che ci siano conseguenze emotive? E soprattutto, vi piacerebbe vedere questi due talenti innamorarsi anche nella vita reale? O preferite che la magia resti confinata al set? Scrivetemi le vostre teorie nei commenti, voglio leggere ogni vostro pensiero. Ricordatevi che il nostro canale vive grazie alla vostra partecipazione. Se volete supportarci ulteriormente e permetterci di scavare ancora più a fondo, il tasto Abbonati, Katil, è lì per voi. Unisciti alla famiglia esclusiva di Gossip alla turca. La tensione è alle stelle, il sipario sta per alzarsi e noi saremo qui, in prima fila, a raccontarvi ogni singola emozione. E con questo brivido che ci corre lungo la schiena, chiudiamo il capitolo di oggi. La storia di Demet e Satai ci insegna che l'arte, quando è vera, può essere pericolosa e meravigliosa allo stesso tempo. Non dimenticate di lasciare un like se questo approfondimento vi ha appassionato e di condividere il video con tutti i vostri amici che amano le serie turche. Iscrivetevi a Gossip alla turca, attivate le notifiche e, se potete, considerate di unirvi al nostro canale tramite il pulsante Aderisci per contenuti extra. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo al prossimo video con nuove verità nascoste. Ciao!